sempre sul tema Abruciati, lei quando è che lo conobbe Abruciati? Beh, parecchi anni prima, adesso non mi ricordo. Ecco, ma se era... può, lo so che è difficile, qui purtroppo stiamo chiedendo a tutti sforzi di lo so, memoria guardi, inutili. lui era molto giovane. Mi ricordo che lui era appassionato di pugilato anche lui, avevamo questa passione reciproca, conosceva anche Carmelo Bossi e guardi, io ritornando nei tempi, senz'altro prima delle Olimpiadi di Roma, le Olimpiadi di Roma sono venute, se mi aiutate, Penso nel 60. e allora all'incirca in quel periodo lì dovrei averlo conosciuto. Io sono venuto a vedere le Olimpiadi a Roma, già lo conoscevo quando mio cugino è diventato medaglia d'argento e già lui frequentava le palestre. Dunque lei ha avuto una continuità di rapporti con Abruciati? Poi? Beh, diciamo di sì, insomma, ci vedevamo, quando lui veniva a Milano ci veniva a trovare, quando noi andavamo a Roma ci si vedeva. Ecco, Quando lei dice voi, mi scusi, si riferisce anche a Turatello? Beh, Turatello più di me senz'altro, perché Turatello è stato a Roma parecchio tempo, fisso a Roma, da latitanti, Turatello si era trasferito a Roma, allora frequentava un po' tra più... Tra Turatello ed Abruciati c'era un rapporto di amicizia? Sì, senz'altro. Ecco, un'amicizia fraterna, vera, Sì, insomma. sì, vera, un'amicizia vera, sì. Ecco. E tra lei e Turatello altrettanto? Meglio ancora. Sì. Senta, e Turatello le ha mai detto, o meglio, facciamo la domanda prima in modo diretto, a Bruciati, che pure lei conosceva direttamente, le ha mai detto di essere il mandante dell'omicidio Pecorelli? No, mai sentito dire una cosa del genere. Senta, e da Turatello lei mai ha sentito? No, lo escludo, niente, mai parlato di una cosa del genere. D'accordo. Abbiamo sentito che il Buscetta, a quanto ha dichiarato il Teste, prendeva una percentuale delle dische di Turatello tramite lei. Sì, 10%. Ah, il 10%. Lei sa che il Buscetta si è sposato in carcere, no? Lo sa? Perché questa Cristina Guimarães, che gli era legata da molti anni, lo ha sposato in carcere. Sì. Sa se i testimoni di nozze furono Mingiardi e Buscetta? No, Buscetta, testimoni di Buscetta non No, può essere. Mingiardi, chiedo, e Turatello? Può darsi, però guardi, a me non mi risulta che il matrimonio sia avvenuto, cioè è stato un matrimonio ma non, come si può dire, matrimonio sulla parola, tra quando uno non ha la cittadinanza, non so come avviene quella prassi, so che avviene un matrimonio ma per interposta persona. Per procura. Per procura, ecco, No. qualcosa del genere. Signor Presidente, ma è soltanto una cosa marginale. No, sì, dica. Io sono in possesso della documentazione della casa circondariale di Cuneo, Sì. da cui risulta che Tommaso Buscetta ha sposato proprio in carcere, attraverso esenzioni varie, Guimarães, avendo come testi appunto Francesco Turatello Può e darsi, Salvatore sì. Mingiardi. Grazie, ma era soltanto un controllo. Sì, ma non c'è niente di... Tutto. In carcere si fanno queste cose qua. Senta, una domanda sulla visita di Coppola. Sì. Coppola le disse di aver parlato di questa faccenda dell'interessamento per Moro con altre persone? Sì, cioè mi disse di aver parlato con un alto funzionario. Con un alto funzionario di cosa? Alto funzionario ex magistrato, Questo è quanto le disse? quello che mi fece capire. Alto funzionario, ex magistrato. Sì. L'8 novembre del 93 lei diceva che ha parlato con Coppola diceva di aver parlato con un'alta personalità. Sì, alta personalità, alto funzionario. Questo è un Sì, scusi, vabbè. più preciso. Sì. Ricorda questo? Sì. Le capitò Nel 78. di telefonare a Coppola e di sentirsi rispondere da uffici pubblici? Sì. Quale ufficio le rispose? L'ufficio alla regione. La regione Lazio. Regione Lazio.
Lui era solito andare in questi uffici e farsi telefonare. Ma le passarono Coppola in questa occasione? Sì, io riuscivo a parlare con lui. Senta, Cioè io chiedevo l'interno, non è che chiedevo Coppola, perché è logico. Chiedevo l'interno che mi diceva lui e poi dopo lui rispondeva al telefono. ci ha detto che Turatello dava a Buscetta il 10%? Lo davamo io e Turatello, perché praticamente ero io che gli davo i soldi. Cioè Turatello gli dava parte delle bische scoperte e io parte dei circoli invece coperti, ecco, chiamiamoli così. C'erano altre persone a cui davate delle Sì, percentuali? altri detenuti, sì, senz'altro. Detenuti e non detenuti, anche gente che è logico era vicino a me. Chi erano queste altre persone? Beh, pressappoco si sa, Mingiardi, Mirabella, Argento, quelli che facevano parte di quel gruppo che i miei coimputati, ecco. Minciardi, Mirabella, Argento? Sì, Altri anche? ma sì, diversi, che partecipavano alla divisione dell'utile e delle bische, ce n'erano moltissimi. Mica tutti li conoscevo poi io. Tutti coimputati questi? No, non tutti, alcuni non coimputati, altri c'erano detenuti che io neanche conoscevano eppure ricevevano i soldi. Tra cui Mesina, per esempio, io non l'ho mai conosciuto eppure riceveva anche lui i soldi. Ma ciascuno di questi riceveva il 10%? No. No, se no... no. Quindi Buscetta riceveva più di tutti? Buscetta riceveva quanto riceveva praticamente Turatello mentre era in carcere. Ecco, ma quindi riceveva la stessa somma di Turatello? Sì, praticamente la stessa somma. La stecca, no? Come si chiama? A Roma la chiamano non so, così, non so se anche da voi. non lo so, Comunque va bene. Ma a che titolo? Ma niente, a titolo che... Cioè il 10% non è poco. Insomma. no, è tanto, è Ecco, tanto. ma perché? Era un'elemosina o era No, non qualcosa era di diverso? un'elemosina, era una assistenza che si dava perché appunto lui era diventato amico con Turatello, avevano stabilito un rapporto più di amicizia e noi gli avevamo riconosciuto quello, ma senza nessun altro motivo, non è che noi... Queste altre persone che mi ha nominato prima prendevano il 10 anche Sì, loro? alcuni no, non tutti. Chi è che prendeva il 10? Ma per esempio Mirabella senz'altro. Era detenuto anche lui? Sì, detenuto. Ma lui partecipava a queste, era vostro coimputato? Prima, Mirabella? sì, è stato nostro coimputato, sì. Invece Buscetta era coimputato pure lui? No, Buscetta mai è stato coimputato con noi. Vabbè, no, con me personalmente, con quelli altri, poi con qualcuno di loro non lo so, ma non credo. Con Mingiardi, con quella gente lì non è mai stato imputato. Ma di tutte queste persone di cui ci ha parlato Sì. eravate amici, persone che Ma no, conosciate non da parecchio sempre, tempo? no, non è detto che fossimo tutti amici, anzi alcuni magari Però era eravamo gente anche... di Milano tutti questi altri? No, di tutte le parti, ti ho detto, Mesina era sardo, cosa c'entra? Mesina, Mingiardi era catanese, cioè è catanese attualmente Ecco. vivo. No, ma ce n'era gente ma mica tutti li conoscevamo, anzi alcuni magari non erano amici, erano magari anche nemici, però in quel momento gli si aiutava così e c'era questa abitudine. Cattiva o buona, insomma, era un'abitudine che c'era. Però diciamo che fra i detenuti l'unico che prendeva questo 10% No, gli unici erano Buscetta e Turatello. Turatello, Mirabella, poi ce n'erano anche altri, ce n'erano senz'altro. Avrei 4-5 ce n'erano, adesso non mi ricordo, tutti i conti li hanno sequestrati, c'era proprio avevamo un Vorrei ragioniere, capire un libro, questi 4-5 come erano scelti, perché i detenuti sono tanti, amici Ma sono no, tanti. ma non erano scelti. Gente un po' viene da tutte le parti d'Italia, vorrei capire, siccome Ma prima di niente. dare il 10% di una bella cifra... Allora, chi era nelle immagino carceri ci si speciali aveva una certa, priorità, perché nelle carceri speciali purtroppo soffrivano di più. Ma chi era fra questi? Cioè, non tutti i detenuti delle carceri speciali? No, le sto dicendo, chi dei detenuti, infatti Mirabella, Buscetta, Turatello, Ma all'interno di un gruppo di Ma non è amici? che, non c'era una... I detenuti delle no. carceri speciali saranno centinaia. Insomma, Ma noi li abbiamo aiutati tanti, ben appunto, tanti. Turatello li ha aiutati quasi tutti, e in compenso è stato scannato, è stato proprio aperto, ha aiutato quasi tutti i detenuti d'Italia dell'epoca. Lo posso assicurare. Ma così col 10%? No, 500.000, il pacco, il milione,
Ecco, no, mica tutti il 10%. Andraus, che è uno degli artefici della sua morte, riceveva tutti i mesi 500.000 da Turatello. Sì, vabbè, sono 500.000 Vabbè, io cercavo 500.000 un motivo razionale per cui a Buscetta si dava il 10% del Ma un motivo specifico non c'era, era perché vabbè, Buscetta era più anni che era in carcere forse degli altri, aveva più bisogno perché non aveva nessuno che l'aiutava, per un insieme di cose. Gli altri magari avevano altri che lo aiutavano. Buscetta in quel momento lì era come si dice, era senza non è che ci fosse, cioè c'era un criterio, si stabiliva Buscetta è importante, ma no, non era quello, l'ho capito dove vuole arrivare, dottore, ma non era quello, perché Buscetta per me era uguale agli altri, era un detenuto come gli altri, anzi, noi si cercava di dare più soldi a uno che dentro era uno temerario, che agiva, ma Buscetta era tranquillo, se c'era da dare una coltellata a uno non gliela dava, gliela faceva dare da un altro. Guardi, da quando sta no, qui te lo dico, dottore, stamattina che cerca di farci capire che per lei Buscetta non è nessuno, ho capito questo concetto. No, io volevo solo capire una cosa. No, è da dottore. stamattina che lo sta. Va bene, ma d'accordo, questa è una sua opinione, una sua legittima opinione. Senta una cosa. Io volevo stavo cercando soltanto di capire per quale ragione arrivava a questa Buscetta si prendeva questo 10%. No, dottore, non è così. Scusa, guardi, Signor Bossi. Va bene, se no fa bene questa cosa, in questa maniera va bene, io non ho chiesto niente, volevo soltanto non parlate dire uno sull'altro, per cortesia. Non è così, dottore. Il pubblico ministero, se vuole faccia la Senta, domanda. abbiamo già parlato di Otello Onofri? Sì, era mio carissimo amico, era molto amico di Buscetta. Fece dei commenti Onofri con lei su Buscetta? Sì, Otello lo descriveva come un ragazzo giovane, molto, molto coraggioso, molto valido, in procinto di essere un arrivato. E io gli diedi le stesse opinioni dopo il mio primo colloquio. Turatello stimava Buscetta? No? Mentre era lì a Cugno sì, erano diventati amici.